e si gira verso di là. Backstage sarebbe. Oh, mi ammazza. Sì. Seconda. Stop. Questo progetto è nato sotto l'ombrellone. L'anno scorso ho letto un racconto di Ray Bradbury che si chiama per l'appunto La cosa in cima alle scale e che l'ho trovato subito davvero molto interessante, e la coincidenza ha voluto che la sera stessa sono stato al cinema a vedere un film che si intitola La Polinese sotto casa, dove il protagonista è Gianluca D'Ercole, e leggendo la storia e vedendo questa figura sullo schermo ho pensato di scrivere una sceneggiatura ad hoc su di lui. Una mia amica mi presenta Michele e Michele, in tutta simpatia, mi mostra la sua opera prima. Adesso non ricordo assolutamente il titolo, ma Venette, esatto, e rimango affascinato. Anzi, addirittura secondo me era anticipatore di Matrix. Tra l'altro il momento proprio in cui l'ho conosciuto è stato un po' particolare, perché ci siamo dati appuntamento all'uscita di Ottaviano e lui l'ho visto da distante venire con sta camicia bianca, era proprio grande, grosso, e lì per lì ho detto cavolo, è davvero troppo grande e grosso per sto ruolo, che invece dovrebbe essere un po' più... Solo la testa era grossa, in realtà. E invece poi sono davvero contento perché sullo schermo funziona tantissimo e funziona anche questo suo tornare bambino anche a livello fisico. Poi lui mi ha parlato di varie altre persone che ho conosciuto, Luigi Moretti nel ruolo del padre e Gaia Benassi che interpreta la madre di Pietro Bambino. Michele, devo dire, con un'attenzione e una generosità poco frequenti, si è presentato a casa mia presentandomi poi tutto quanto il progetto con uno storyboard come mai se ne sono visti, e mi ha raccontato appunto il film con grande precisione, grande dovizia di particolari, facendomelo vivere attraverso i disegni, e questo mi ha veramente molto entusiasmato. Ok, facciamo una prova. Allora ascolta, adesso E poi sinceramente, personalmente parlando, io non ho mai preso parte a un progetto horror, allora anche se non vengo squartata, non c'è niente di... però mi incuriosiva davvero tanto essere parte insomma, di questo tipo di progetto, di narrativa, di poetica proprio. Nel gennaio 2011 ricordo che una mattina io e Michele ci siamo incontrati a Senigallia nel gennaio 2011, il progetto era già avviato in un certo senso e già era pronta la sceneggiatura, era già pronto buona parte dello storyboard e Michele aveva già molto chiaro che cosa doveva uscire da questo prodotto. Gli serviva una figura che potesse aiutarlo ad organizzare meglio, perché si trattasi di un cortometraggio, ma in realtà è stato un cortometraggio fatto con tutti i crismi del cinema. la ricerca delle location è stata lunga, non è stata difficile, è stata lunga. La casa ha una storia a sé, perché la storia di Bradbury e la mia prima versione della sceneggiatura raccontano che Pietro raggiunge la sua casa d'infanzia, e quindi abbiamo fatto un primo sopralluogo per trovare alcune case. Una casa in particolare l'abbiamo trovata, abbiamo anche effettuato dei sopralluoghi, abbiamo cercato di... Mamma. Era necessario organizzare logisticamente svariate location, tra cui ad esempio un locale, un ristorante abbandonato che poi andava rimesso a nuovo e riportato temporalmente al 1980. E allora mi sono fermato, sono entrato a vedere questo ristorante e la location era meravigliosa. C'era questo salone enorme, vastissimo, sembrava una cattedrale. Anche al momento era completamente pieno di polvere, quindi mi sono detto no vabbè,
è veramente troppo stratosferica sta location e dobbiamo cambiare la sceneggiatura. In realtà era un locale la cui proprietà non era della zona, quindi abbiamo dovuto cercare di fare un sacco di telefonate, cercare chi aveva in gestione quella location a suo tempo e tra l'altro scoprire che non c'era nemmeno la possibilità di avere la luce, la corrente elettrica per girare quelle scene, che erano le scene che avrebbero richiesto la maggior quantità di luce di tutto il cortometraggio. Movimento, azione. Allora, questa per me è molto buona. Apri. Io ti vedo e mi viene da ridere. Mettiti di spalle. Sapevo che sarebbe stato divertente. Io avevo visto il precedente lavoro di Michele, è quello che mi ha reso sereno da subito. Davvero il suo intento, il suo desiderio di portare a casa un lavoro importante, ambizioso, con dei mezzi relativamente limitati. Sicuramente la scena più ostica e più impegnativa, quella nella quale ci siamo spinti a sperimentare oltremodo, è stata sicuramente la sequenza nelle scale che ci ha visti impegnati per 4 giorni, in una scala lunga circa 4 metri e credo più stretta di 1 metro. Una scala ovviamente difficile da illuminare, difficile soprattutto in vista del fatto che sarebbe stata secondo protagonista della nostra storia. I neo, guarda, fanno questo. Su quella scala, vedete, è stato veramente un puttanaio. Azione. La scena del matrimonio nel ristorante è una scena che dal punto di vista produttivo ci ha veramente fatto spendere tante energie. Il risultato finale è stato eccellente. Organizzativamente significava aspettarsi un sacco di persone, trovare tutti i parcheggi per le macchine che si sarebbero avvicendate alla location, fargli trovare un posto dove potersi sedere e rimanere tranquilli finché il set non era pronto, dargli dei bagni chimici per le necessità ovviamente L'unica cosa che a me spaventava effettivamente, ma da quello che ho capito non solo a me ma probabilmente anche a Michele Torbidoni, era che in qualche modo questa mia durezza caratteriale potesse inficiare negativamente nel rapporto che dovevo costruire con il bambino. Tra tutte le scene quella era quella che mi preoccupava di più, sia perché non ho questa grande esperienza di direzione d'attori, sia perché coinvolgeva Alberto, quindi un bambino. Qui devo ringraziare moltissimo Luigi perché è riuscito a creare un clima molto favorevole a gestire una scena così complessa, quindi non solo complessa, ma questa scena parte subito a tutta velocità, cioè non c'è una salita graduale dell'arrabbiatura, il padre arriva già arrabbiato, il bambino reagisce quasi subito. Cammina, dai, forza, su andiamo, dai! Non così. Il problema era come risolvere il rapporto appunto col ragazzino. Io oltre ad essere un attore sono anche un pedagogo, per cui non lavoro con i bambini, lavoro con gli adulti in genere, però insomma con un minimo di conoscenza ho creduto opportuno instaurare un rapporto che andasse al di là del rapporto professionale, ma che potesse in qualche modo coinvolgere il bambino da un punto di vista ludico del gioco. Abbi pazienza. Tieni, facciamo questo passaggio. Perché? Perché lo sai! Pietro.
Per interpretare il ruolo di Pietro Bambino era importantissimo trovare qualcuno che riuscisse da un lato a sembrare simile al protagonista da piccolo e da un altro lato riuscire a veicolare alcune emozioni, soprattutto nella scena del conflitto con il padre. Grazie a Elisabetta Parisini, che è un'insegnante di recitazione, in questo caso faceva propedeutica per la recitazione dei bambini piccoli, ho partecipato ad una serie di incontri e ho conosciuto alcuni di questi ragazzini. Uno in particolare, Alberto, mi ha colpito molto perché intanto aveva questa somiglianza con il protagonista e poi come se avesse un mondo all'interno che non usciva fuori subito e mi aveva colpito molto questa sua ritrosia. Due settimane per me in realtà sono state un giorno unico di non so quante ore, un déjà vu continuo e il rischio era quello appunto di riprendere il giorno dopo con la faccetta del giorno prima e invece io avevo in testa una mia storia e ti dirò di più, a volte non collimava esattamente col tuo progetto, ma per tirar fuori determinate situazioni che secondo me e secondo le tue indicazioni potevano risultare esatte, dovevo farmi un viaggio mio. E io chiudevo la giornata con ok, siamo arrivati fino a qui, domani continuiamo e ripartiamo da qui. Però il mio film personale non te lo racconterò mai. Diciamo che in generale io e Pietro De Gregorio siamo venuti incontro ai nostri anche gusti da questo punto di vista, oltre che a quelli di Michele che ci ha proposto delle tipologie di esempi musicali. Lui ci ha proposto sia delle tipologie di tipo elettronico, sia delle tipologie di tipo più orchestrale tradizionale. E noi quindi siamo partiti subito con l'idea di miscelare insieme, anche perché il mio collega di partitura Pietro De Gregorio è uno specialista di musica elettronica, di mescolare insieme, di miscelare l'elettronica con invece un tipo di sonorità e di genere musicale più orchestrale sinfonico. Naturalmente cercando di fare questo riguardo all'orchestrale sinfonico, tenendo presente che il budget non ci avrebbe permesso di far eseguire questa parte più sinfonico-orchestrale a un'orchestra autentica, per cui abbiamo optato per la scelta di campioni, di suoni campionati molto, molto buoni. Abbiamo chiamato poi a supporto di questo sia un coro misto autentico, a prevalenza femminile ma anche con una voce maschile, sia una tromba e un trombone. Non c'è niente. Scegliere il look, il design del mostro per la sequenza finale è stata una delle cose più complesse, perché nella sceneggiatura si parla di un mostro fatto di luce, che è un mostro che si manifesta all'interno della scala, che è quanto di più diverso dal racconto di Bradbury, dove invece il mostro esiste ma non si manifesta, viene solo raccontato con un buio che tocca la mano del protagonista quando lui la alza verso la botola. Quello che ho voluto fare io anche per provare la sequenza è stata quella di realizzare una scena invece molto esplicita, non basata sulla sottrazione, quindi questo mostro si doveva vedere, era un mostro fatto di luce. Però quando abbiamo provato i primi design di questo mostro ci siamo resi conto che ricadevamo quasi sempre nel topos del mostro più o meno ramificato, più o meno frattale, luminoso, ma qualcosa di molto visto. Per cui il modo con cui il mostro si manifesta è con due grossi tentacoli, ma su tutte le pareti vengono rivestite da questa specie di tessuto luminoso fatto di pizzo.
Le parti fondamentali che sono state fatte in 3D sono principalmente tre. Una parte molto simmetrica e matematica di una struttura che abbiamo messo a filo proprio delle due pareti, seguita da una molto più organica e tentacolare, tutta indipendente nei movimenti e nella colorazione subito dopo, e l'altra che sta all'interno della botola, il mostro, che è totalmente indipendente e scissa, ma legata dall'estensione di questi tentacoli che incominciano a uscire nella prima scena, che poi proseguiranno lungo le pareti per tutto il resto delle scene. Allora, premettiamo che il cortometraggio ha ben 50 inquadrature di effetti, molte delle quali non sono visibili, quindi ad esempio tutta la fase di annerimento dell'interno delle finestre, rimozione di oggetti che erano in scena, rimozione di microfoni che ogni tanto saltavano fuori ai bordi dell'inquadratura. Ovviamente la parte più dura del lavoro è stata l'integrazione della creatura, del mostro 3D all'interno del girato. Mentre l'idea dei pattern che abbiamo messo alle pareti e dei tentacoli proprio a profilo, e quelle lì sono state molto complesse e lunghe nella realizzazione. Ogni singola linea, ogni singola spline è stata animata indipendente e poi colorata indipendentemente, con mappature UV indipendenti, quindi al di là della complessità tecnica, che poi si è tradotto tutto anche in tempistiche abbastanza lunghe. Una delle scene di cui sono più soddisfatto è sicuramente una di integrazione della computer grafica. Abbiamo una camera dal basso che inquadra Pietro fin a vedere la botola sul soffitto e la creatura che circonda il personaggio, diciamo, e un'altra che sembra semplice, ma dal punto di vista sia di compositing che di 3D, che di ricreare il movimento di camera, era molto complessa a causa di molti problemi tecnici. La camera dall'alto che inizia a inquadrare il mostro da un lato fino ad arrivare al bambino in fondo alle scale. Queste due scene sono venute particolarmente bene sia a livello di 3D, animazione e integrazione. Pietro, smettila. Ma in realtà avrei voluto mettere molto di più del cinema che ho amato in questo film. Tutto questo revival degli anni '80 è perché gente come me stanno adesso in questo momento riscoprendo la loro infanzia. Quindi per me l'idea di immaginare la stanza del bambino come la stanza di Elliot sul film di E.T. o come la stanza di Data sul film dei Goonies, quindi raccontare questi ambienti stracolmi di oggetti immersi in queste luci quasi crepuscolari, dove Elliot appunto iniziava a parlare con E.T. è stato molto emozionante, perché è quel cinema che ti ha formato l'immaginario. Il modo con cui tu sogni te l'ha regalato Spielberg.